Come primo post di We Can Rise Up, cerchiamo di inquadrare la posizione dell'Italia e dell'Europa all'interno dell'economia mondiale. Vediamo cosa è successo all'Europa e al G7 in confronto con gli Stati Uniti e la Cina. Io sono Francis Fanelli e questo è We Can Rise Up, un canale per conoscere cosa succede intorno a noi. Così come diventiamo tutti mister quando gioca la nazionale, così diventiamo tutti analisti economici e analisti geostrategici quando osserviamo quello che ci accade intorno, relativamente all'economia. Ed è certamente un bene. In questo caso, però, è necessario mettere da parte la fede nella squadra e ogni ideologia, quello che dicono i funzionari dei diversi partiti e di governo, e permettetemi, molto di ciò che dicono i media mainstream. Dobbiamo fare attenzione ai numeri e ai fatti, per un'analisi e per decisioni che sono solo per noi. In questa prima tabella vediamo la quota europea del PIL globale. Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, India, Cina. La quota percentuale dell'Unione Europea è scesa dal 29% al 17,3% e se aggreghiamo con altri dati, anche la quota del G7 è diminuita, nonostante la crescita della quota degli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti hanno eroso dall'Europa. Questa tabella è la quota sul PIL mondiale delle 6 maggiori economie. Quello che salta agli occhi è che la Cina qui è passata dal 3% del PIL mondiale nel 2000 al 16,9% oggi. Questa seconda tabella è relativa al G7. La quota del G7, del PIL mondiale nel 1990, era circa il 67%. La parte rossa in alto è Cina, India, Brasile, Arabia Saudita e un paio di altri, cioè il G20 con esclusione del G7, e si vede quanto questa sia cresciuta dal 15% al 34% oggi, cioè 78% meno 44% del G7. Prossima tabella ci parla delle economie emergenti, Cina, Sud America, Asia, Africa. Partiamo tutti dallo stesso punto, fatto 100 il 2019, tutti crescono, tranne Africa e Medio Oriente, ma la Cina è cresciuta del 30% in 5 anni. Perché mostro questa tabella? Per confermare che è stata l'Europa l'unica a perdere quote e che la crescita degli altri è avvenuta a nostre spese. Parliamo anche di investimenti cross-country, tra Stati Uniti e Cina prima. Dal 2005 al 2015 gli Stati Uniti hanno investito almeno 10 miliardi l'anno in Cina, più di 100 miliardi di dollari, mentre gli investimenti cinesi negli Stati Uniti sono cominciati dal 2010. Gli investimenti cross-country tra Europa e Cina sono andati a ruota. Gli investimenti stranieri sono un giano bifronte. Da una parte ci indicano quanto un paese è attrattivo e quanto capitale entra, ma dall'altra parte ci dicono anche che ne esistono di due tipi: acquisizioni, cioè prendono ciò che c'è già, trovano know-how, utili, posizioni, non creano occupazione e spesso trasferiscono. Dall'altra ci sono gli investimenti greenfield, hanno obiettivi di medio-lungo termine, portano know-how e creano occupazione. L'Unione Europea è diventata terra di conquista, ecco a sinistra gli investimenti della Cina in Europa, molte acquisizioni e poco greenfield, mentre gli investimenti europei in Cina vedono molto greenfield e poche acquisizioni. Naturale, direte voi, naturale, dico anch'io. Però qui vediamo la quota europea degli investimenti cinesi in paesi stranieri, suddivisi per categorie di reddito. La quota europea è importante, nonostante le tensioni tra i due blocchi. Torniamo brevemente a questa tabella. Gli Stati Uniti hanno avuto alti e bassi, ma conservano il 26,3% del totale. La quota della Cina è molto aumentata, ma quelle dell'Europa, del Giappone e del Regno Unito sono crollate. Sempre con l'idea di essere un curioso analista dilettante, ci dobbiamo chiedere: come è stato possibile? Negli ultimi 30 anni gli Stati Uniti hanno spinto sulla finanza e sul dollaro per affermare la loro supremazia.
E visto che funzionava, hanno pensato che le fabbriche avessero perso di importanza. Meglio era importare a prezzi bassi. Così hanno di fatto allentato la partnership economica con l'Europa e con il Giappone per collaborare più strettamente con la Cina e stabilire una stretta collaborazione di fatto. Uno degli scopi era l'importazione di prodotti a basso costo, paragonati con i costi di produzione nazionale, per tenere bassa l'inflazione. I dirigenti americani si sono recati in Cina, è cominciata un'era di trasferimento tecnologico e di personale qualificato. Non ho mai capito come in quegli anni gli imprenditori americani capitalisti e europei abbiano potuto investire in un paese comunista dove nei primi anni era anche difficile esportare gli utili. Tutto è stato trasferito ed insegnato, poi hanno cominciato a copiare e sono diventati anche più bravi, ma questa è un'altra storia. Perdonate la coincisa e necessariamente imprecisa descrizione. Spero si abbia l'occasione di definirla meglio. La quota cinese nell'economia mondiale iniziò a crescere lentamente all'inizio e poi esplose intorno al 2005, quando l'economia cinese raggiunse una massa critica, una crescita autosufficiente, triplicando poi in soli 15 anni. È stato circa 5 anni dopo, dal 2010, che per gli Stati Uniti il rapporto con la Cina iniziò davvero a dare i suoi frutti. Nel 2010 gli Stati Uniti generarono il 21% del PIL mondiale e ora superano il 26%. Infatti, fu anche dal 2010 che gli investimenti della Cina negli Stati Uniti sono schizzati alle stelle, passando praticamente da 0 a 5 miliardi di dollari l'anno. Poi, più che raddoppiando appena 3 anni dopo. Noi, Europa e Giappone, siamo alleati degli Stati Uniti e come tali siamo piuttosto insoddisfatti di come è andata. Stati Uniti e Cina, che chiaramente collaborano, continuano a divorare sempre più dell'attività economica mondiale e tutta la loro crescita in Cina e Stati Uniti accade a nostre spese. L'Unione Europea è molto in calo dal picco del 1990 e il Giappone è in crisi. Erano al 17,8, ora sono sotto il 4. Quindi questo grafico qui è piuttosto fuorviante se consideriamo che gli Stati Uniti stanno effettivamente andando bene, è il resto del G7 che sta crollando. Quindi giapponesi, britannici, francesi, tedeschi, noi italiani non possiamo essere contenti. Ma i cinesi non vogliono incrinare il rapporto con gli Stati Uniti, non vogliono fare nulla che comprometta questo. Vorrebbero invece che continui per sempre. Qui vediamo una stima dei contributi che diversi paesi daranno alla crescita del PIL mondiale nel 2026. La Cina contribuirà per il 26,6%, gli Stati Uniti per il 9,9% e l'Europa per il 9,5%. Attenzione, qui includono anche la Russia per 1,1%. L'Italia contribuirà per lo 0,5%, come l'Etiopia. Non c'è dubbio, dobbiamo fare meglio. Ma ci sono anche note positive, per esempio la situazione delle nostre esportazioni. Ecco un grafico dell'Istituto del Commercio Estero, l'ICE. Crescono di anno in anno. Scaricate l'intero documento dal link in descrizione. L'Italia nell'economia internazionale. Sono 236 pagine, è esaustivo, è un'efficace fotografia dei nostri punti di forza e di debolezza per capire cosa siamo e per poter dire we can rise up. We can rise up. Like, iscrizione, fai girare. Like, iscrizione, fai girare.